Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Intanto come state? Mi auguro bene. Allora, due cose al volo più tutte le novità di mercato, però due aspetti su cui soffermarci a riflettere insieme. Quindi mi raccomando, prima di iniziare mettete il like al video, mettetevi comodi, sostenete il canale con la vostra iscrizione e a fine video commentate e ditemi la vostra opinione, che sono curioso di leggere se la pensate diversamente, su Giuntoli, su come sta lavorando. Perché io ho due aspetti principali ho notato di questa campagna di mercato che è nata da poco, però già vediamo le prime super operazioni. Super operazioni. Lasciamo da parte un fatto. Ken, ve l'ho detto ieri, il problema è chi l'ha presa a quelle cifre, non chi lo ha venduto a queste cifre dopo il rendimento degli ultimi anni. Giuntoli sta attuando una buona strategia per le cessioni, perché fino ad ora non ho visto la Juve che si cala troppo le braghe, ma ho visto una Juve che valuta le opportunità di mercato, valuta la situazione, cerca di massimizzare e di capitalizzare al massimo la cessione. Io era da un po' che non sentivo tanti titoli definitivi così, e ne sentiremo degli altri, perché ci sono anche altre notizie, poi ve le dico, sulle uscite. Però Barrenechea, Ealing in scadenza, li hai valutati bene e ti hanno consentito di dare un po' di sostanza a quella che è la cifra richiesta all'Aston Villa per Douglas Luiz, che ha sostenuto le visite mediche ieri. Fra qualche giorno avverrà l'ufficialità col comunicato della società, eccetera. Per cui non preoccupatevi, non mettetevi ansia, ok? Però c'è l'idea di fare, c'è un'idea ben precisa, c'è un piano chiaro e l'esecutore finora non ha stonato, nulla. Perché Giuntoli decide di cedere quei due ragazzi che sono in scadenza, riesce. Caio Orghe dal Cruzeiro, quasi 9 milioni, 7 più 2 e riesce a cederlo bene. Con tutti i problemi che questo ragazzo ha avuto, una stagione così così al Frosinone, pagato bene. Fine. Moise Kean, dopo queste annate qua, la Juve ci fa anche una plusvalenza di pochi milioni, sia chiaro. Ma cederlo con quell'ingaggio a una società media in Italia, la Fiorentina, a 2,5, non era facile. Infatti è servito tanto lavoro a livello diplomatico anche da parte di Lucci, perché c'è stato un momento in cui la trattativa ha rischiato di chiudersi nel peggiore dei modi. Una volta trovato tutto l'accordo di massima stava per saltare tutto. Perché? Perché i dettagli facevano la differenza, perché la Juve voleva di più soldi e la Juve ha ottenuto più soldi, magari sotto una forma anche variabile, una parte variabile semplice, una parte variabile quasi impossibile. Però la Juve rischia di ottenere alla fine dalla cessione di Moise Kean 15 milioni, parliamoci chiaro. E 15 milioni ragazzi, in un momento così dove ti entrano anche i premi poi per le partecipazioni alle prossime competizioni eccetera, con una rosa che va potata parecchio, capite bene che sono vitali. E vedo in Giuntoli decisionismo. Poi può anche sbagliare qualche colpo, però lo vedo deciso, lo vedo carico, lo vedo che va dritto al punto, senza star lì a girarci troppo attorno. E nelle cessioni riesce a massimizzare al limite delle possibilità attuali della Juve. Quello che lui ha ereditato insomma, è un carrozzone pesante, difficile da smontare. Eppure, pezzo dopo pezzo, mi pare che questo carrozzone lui lo stia svuotando, no? Stia incassando i denari che serviranno per riempire di nuovo quel carrozzone, ma di gente valida, di gente che per Thiago Motta risulta interessante. Ora, la mossa di Moise è sicuro che aprirà il valzer col Nizza, perché si farà un'offerta importante al Nizza attorno ai 20 milioni per chiudere quanto prima Khéphren Thuram. E anche questo però è un colpo pensato, è un colpo ragionato. Io credo che Khéphren Thuram andrà a escludere inevitabilmente il rinnovo di Adrien Rabiot. Non mi aspetto un rinnovo con Khéphren, francamente. E anche là
Il mercato in uscita ce n'è, sì. Miretti e Nicolussi Caviglia sono i primi indiziati. Miretti potrebbe andare con un prestito temporaneo a Genova, o ci sono altre squadre comunque anche su di lui. Nicolussi ha l'interesse sia del Como che del Venezia. E attenzionato, il suo cartellino ha un valore per la Juve di circa 10 milioni. Anche queste trattative che sembrano secondarie, però vedete c'è intenzione di non ragionare tanto sui prestiti, ma in questo caso di situazioni definitive. E questi sono soldi, badate bene, che andranno a ingrassare quella che è la potenza di fuoco della Juventus per quanto riguarda il mercato in entrata. Però ripeto, due cose mi colpiscono: il decisionismo e il massimizzare le cessioni, che era una cosa che non accadeva da tempo, ragazzi. Io a memoria non ricordo 4 cessioni così, le faceva Paratici, ma faceva finanza creativa. E lo sappiamo benissimo, no? Poi noi ci siamo incazzati perché la roba delle plusvalenze ovviamente è una porcata immane della giustizia sportiva, perché è un qualcosa a cui ricorrevano tutti, quel sistema là di plusvalenze. Però qua si sta valutando il giusto dei giocatori e si riesce a cedere i giocatori al giusto prezzo, anche in situazioni un po' complicate come è stato per Moise Kean, perché non era scontato che andasse a buon fine. Quei soldi poi andranno a ingrossare, ripeto, la potenza di fuoco di Giuntoli per il mercato in entrate. Col suo decisionismo stiamo andando dritti e diretti. Cioè, che Ferenturam, ragazzi, una settimana si sta chiudendo questa trattativa, perché situazione anche lì contrattuale complicata, lo voleva il Liverpool, poi quest'annata qua è stata un po' opaca perché meglio buon per noi, perché il valore del giocatore non lo dice un'annata che può essere poco poco interessante per quel giocatore. Un'annata storta può capitare a chiunque, specie quando sei giovane, eccetera. Però le caratteristiche le ha per poter sfondare da noi. Meno fisico del fratello Marcus, ma più eleganza, più tecnica, no? Un ruolo differente, sia chiaro. Però un giocatore interessante è tra Rabiot e Kefren. Io prendo 1000 volte Kefren, sia chiaro. Altra cosa da valutare è poi il basso ingaggio, il basso impatto economico che avrà questo ragazzo nelle casse della Juve rispetto a Adrien Rabiot. E anche queste sono cose che vanno valutate. Altre novità, ragazzi, non è che ce ne siano più di tante. C'è questo. Aspettiamo adesso Douglas Luiz, l'annuncio, la chiusura per Thuram che dovrebbe arrivare a inizio settimana prossimo. I dread sapete bene che ce li ho già nel carrello di Amazon, arrivano in un giorno, per cui io il giorno li ordino, mi arrivano l'indomani. State sereni, arriveranno. E pagherò questa scommessa, una settimana di video con i dread. Non male, no? Vi fate 2 risate, io sono contento che è arrivato lui, e va tutto benissimo, va tutto benissimo. Ragazzi, io non vi trattengo perché oggi non lo so, faccio fatica con l'allergia anche a parlare, è da ieri che me la porto avanti sta roba. Vi auguro una buona mattinata, ci vediamo più tardi col video del professor Bava sulla potenza economica della Juventus, sul mercato, che potenza di fuoco ha, cosa può fare, qual è il margine. E ci spiegherà un po' i ragionamenti che dobbiamo fare da tifosi, no? Per capire un po' le dinamiche del mercato e fin dove ci possiamo spingere con i nostri sogni e con le aspettative. E questo serve. Signori, vi invito a iscrivervi al canale, vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine. Forza Juve.